In questo video parleremo di uno dei temi più discussi nel campo della salute, il digiuno. In particolare, ci concentreremo su cosa succede al nostro corpo quando digiuniamo, quali possano essere i benefici di questa pratica, e quali accortezze considerare per farlo in sicurezza. Benvenuti al nostro canale Salute e Longevità. Investi nella tua salute oggi, per godere della tua longevità domani. Il digiuno è l'astensione volontaria dal cibo per un determinato periodo di tempo. Non è la stessa cosa della privazione di cibo involontaria, come quella che può verificarsi durante una malattia o una carestia. È importante consultare sempre un medico prima di iniziare una pratica di digiuno per capire se sia indicato per se stessi e quali siano le modalità migliori. Il digiuno è una pratica che viene svolta in molte culture e religioni in tutto il mondo da secoli per motivi spirituali e di purificazione. Molti credono che il digiuno possa aiutare a purificare il corpo e la mente, e che possa anche aiutare a sviluppare la disciplina e la volontà. In alcune religioni, come l'Islam, il digiuno è una pratica obbligatoria durante il mese sacro del Ramadan. Durante questo periodo, i musulmani digiunano dall'alba al tramonto per un mese intero. Anche molte altre religioni, come il cristianesimo, l'ebraismo, il buddismo e l'induismo, prevedono il digiuno come pratica spirituale. Ad esempio, nella tradizione cristiana, il digiuno è spesso associato alla Quaresima, un periodo di 40 giorni che precede la Pasqua. Negli ultimi anni, il digiuno ha guadagnato molta attenzione come pratica di salute e benessere. Ma qual è esattamente il meccanismo del digiuno? Prima di proseguire con questa spiegazione, vogliamo chiedere il tuo aiuto per far crescere insieme il nostro canale. Ti invitiamo a mettere un mi piace e ad iscriverti per non perdere nessuno dei nostri video dedicati alla salute e al benessere. Grazie in anticipo per il tuo supporto, che ci permette di continuare a fornire contenuti utili e informativi come questo. Ecco qual è il meccanismo del digiuno. Il digiuno può essere diviso in 3 fasi distinte. La prima fase dura circa 12 ore dopo l'ultimo pasto e consiste nel bruciare il glucosio presente nel sangue e nel fegato. Una volta che il glucosio viene consumato, il corpo passa alla seconda fase. La seconda fase del digiuno dura circa 24 ore dopo l'ultimo pasto. Durante questa fase, il corpo aumenta la produzione di corpi chetonici. Questi corpi chetonici sono prodotti dal fegato a partire dai grassi e vengono utilizzati come fonte di energia dal nostro corpo. La terza fase del digiuno inizia dopo circa 48 ore. Durante questa fase, il nostro corpo attiva l'autofagia. Questo processo di pulizia cellulare aiuta a mantenere le cellule sane e funzionanti. I benefici del digiuno. Il digiuno è stato studiato per i suoi effetti sulla perdita di peso e sulla riduzione del grasso corporeo. Quando digiuni, il tuo corpo inizia a bruciare le riserve di grasso per ottenere energia, il che può portare a una riduzione del grasso corporeo. Tuttavia, è importante notare che il digiuno non è la panacea per la perdita di peso. Perdere peso richiede un deficit calorico, il che significa che devi bruciare più calorie di quelle che consumi. Il digiuno può aiutare a creare un deficit calorico, ma è importante assicurarsi di consumare abbastanza nutrienti e non andare in ipoglicemia o disidratazione. Il digiuno è stato studiato per i suoi effetti sulla regolazione del glucosio nel sangue e sulla sensibilità all'insulina. Quando digiuni, il tuo corpo non riceve carboidrati e zuccheri dal cibo, il che può abbassare i livelli di glucosio nel sangue. Ci sono alcune ricerche che suggeriscono che il digiuno intermittente può aiutare a migliorare la sensibilità all'insulina, che è importante per la regolazione dei livelli di zucchero nel sangue. La sensibilità all'insulina si riferisce alla capacità delle cellule di rispondere all'insulina, l'ormone prodotto dal pancreas che aiuta a regolare i livelli di zucchero nel sangue. Digiunare quindi può aiutare a ridurre il livello di zucchero nel sangue e a migliorare la sensibilità all'insulina. Per le ragioni appena citate, implicitamente il digiuno può aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiache e di diabete di tipo 2. Infatti peso corporeo e grasso corporeo sono fattori di rischio noti per malattie cardiache e diabete di tipo 2. Come anticipato poi il digiuno può anche migliorare la sensibilità all'insulina, diminuendo quindi il rischio di insorgenza di diabete di tipo 2.
Ci sono alcune prove che suggeriscono che il digiuno possa migliorare anche la funzione cerebrale e la memoria a breve termine. In primo luogo, il digiuno può aumentare i livelli di una proteina chiamata fattore neurotrofico derivato dal cervello, detta anche BDNF. Questa è importante per la sopravvivenza e la crescita delle cellule cerebrali e per il mantenimento delle connessioni neurali. Livelli elevati di BDNF sono associati a una migliore funzione cognitiva e a una memoria migliorata. Il digiuno può aumentare la produzione di ormone della crescita umano, anche detto GH, che è importante per la salute e il benessere generale. Il GH è prodotto dalla ghiandola pituitaria e aiuta a regolare la crescita, il metabolismo e la riparazione dei tessuti nel corpo. Gli alti livelli di GH sono associati a una migliore massa muscolare, una maggiore forza ossea, un aumento della densità ossea e una migliore funzione immunitaria. Durante il digiuno, il corpo inizia a utilizzare le riserve di grasso come fonte di energia, e questo processo può aumentare la produzione di GH. In particolare, il digiuno intermittente, che prevede periodi alternati di digiuno e di alimentazione normale, può aumentare in modo significativo i livelli di GH. Inoltre, il digiuno può ridurre i livelli di insulina nel sangue, il che a sua volta può aumentare la produzione di GH. L'insulina e il GH sono antagonisti, e quando i livelli di insulina sono bassi, il corpo può aumentare la produzione di GH. Il digiuno può migliorare la qualità del sonno. Infatti durante il digiuno, possono aumentare i livelli di melatonina, un ormone che regola il ciclo sonno-veglia del corpo. La melatonina viene prodotta dalla ghiandola pineale del cervello ed è responsabile di aiutare il corpo a rilassarsi e ad addormentarsi. Ci sono molte ricerche recenti che suggeriscono che il digiuno intermittente, o periodi di restrizione calorica, possono aiutare a prevenire alcune malattie neurodegenerative, come l'Alzheimer. Uno studio recente ha dimostrato che il digiuno intermittente può aiutare a prevenire o ritardare la progressione di questa malattia. Gli autori dello studio hanno esaminato gli effetti del digiuno a giorni alterni su cavie da laboratorio e hanno scoperto che il digiuno ha ridotto la deposizione di placche amiloidi nel cervello, che sono una delle caratteristiche distintive della malattia di Alzheimer. Ci sono numerose ricerche condotte in diverse cavie che suggeriscono come il digiuno intermittente possa aumentare la longevità e la durata della vita. Uno dei principali meccanismi attraverso cui il digiuno intermittente può aumentare la longevità è la riduzione dello stress ossidativo e dell'infiammazione, che sono fattori noti per accelerare l'invecchiamento. Il digiuno sembra ridurre questi processi infiammatori e migliorare l'efficienza del sistema di riparazione delle cellule, migliorando così la funzione cellulare e riducendo i danni al DNA. Inoltre, come ben specificato più volte, il digiuno intermittente può anche aumentare la produzione di autofagia, un processo cellulare che aiuta a eliminare i rifiuti cellulari e le proteine danneggiate che possono causare l'invecchiamento. Questo può aiutare a ridurre l'accumulo di proteine tossiche nel cervello e migliorare la funzione cerebrale. Ci sono stati diversi studi che hanno esaminato gli effetti del digiuno intermittente sulla longevità in animali. Ad esempio, uno studio condotto su topi ha dimostrato che il digiuno intermittente può aumentare la loro durata di vita del 30-40%, mentre un altro studio condotto su mosche della frutta ha mostrato un aumento della loro durata di vita del 50%. Tuttavia, è importante notare che questi studi sono stati condotti su animali e che ulteriori ricerche sono necessarie per comprendere se il digiuno intermittente possa avere gli stessi effetti sulla longevità umana. Infine il digiuno può migliorare la salute generale e il benessere mentale, aumentando la consapevolezza di sé e la capacità di gestire lo stress. Quando digiuniamo, diventiamo più attenti alle nostre sensazioni fisiche e alle nostre emozioni, e questo ci permette di sviluppare una maggiore consapevolezza di noi stessi e del nostro ambiente. Inoltre, il digiuno intermittente può anche aiutare a stabilire una relazione più sana con il cibo e a ridurre il rischio di sviluppare disturbi alimentari. In secondo luogo, il digiuno intermittente può aiutare a gestire lo stress e migliorare l'umore. Quando digiuniamo, il nostro corpo produce meno insulina e il livello di zucchero nel sangue si abbassa, il che può ridurre i picchi di ansia e di stress. Inoltre, il digiuno intermittente può aumentare la produzione di alcuni neurotrasmettitori, come la dopamina e la noradrenalina, che sono associati a un miglioramento dell'umore.
Ma come digiunare in modo sicuro? Quali sono le accortezze da considerare per non correre rischi? È importante considerare che il digiuno può anche comportare dei rischi, soprattutto se non viene eseguito correttamente o se viene praticato da persone che hanno determinate condizioni di salute. Ecco perché è essenziale consultare sempre un medico prima di iniziare una pratica di digiuno. Il medico sarà in grado di valutare se il digiuno è sicuro e appropriato per le tue esigenze di salute. Ad esempio, il digiuno può non essere consigliato per le persone che soffrono di determinate condizioni come il diabete, la malattia di Crohn o l'insufficienza renale. Inoltre, il medico può aiutarti a determinare il tipo di digiuno più adatto alle tue esigenze di salute e ai tuoi obiettivi. Ci sono diversi tipi di digiuno, come il digiuno intermittente, il digiuno a giorni alterni, il digiuno a restrizione calorica e il digiuno a lungo termine. Se sei interessato a qualcuna di queste tipologie, faccelo sapere attraverso i commenti, potrebbe essere il tema di un prossimo video. In secondo luogo, è importante iniziare il digiuno gradualmente. Iniziare con un breve periodo di digiuno, come 12 o 16 ore, può aiutare il corpo a adattarsi gradualmente alla pratica del digiuno. In terzo luogo, è importante bere molta acqua durante il digiuno per evitare la disidratazione. L'acqua aiuta anche a mantenere il corpo idratato e a prevenire la sensazione di fame. In quarto luogo, è importante scegliere il momento giusto per digiunare. Il digiuno può essere difficile durante i periodi di stress o di intenso lavoro fisico o mentale. Scegliere un periodo di riposo o di relax può aiutare a rendere il digiuno più facile e confortevole. Infine, è importante ascoltare il proprio corpo durante il digiuno. Se si sente stanchezza e debolezza, è importante fermarsi e mangiare qualcosa. Il digiuno non dovrebbe mai causare danni al proprio corpo. In conclusione, il digiuno può offrire molti benefici per la salute, ma è importante farlo in modo sicuro e responsabile. Grazie per averci seguito in questo video sul digiuno. Ci auguriamo che sia stato utile e informativo per te. Ti invitiamo a iscriverti al nostro canale e attivare le notifiche in modo da non perderti mai un nuovo video. Inoltre, se conosci qualcuno che potrebbe trarre beneficio da questi consigli, ti chiediamo gentilmente di condividere il nostro canale con loro. Il tuo supporto è importante per noi e ci aiuta a continuare a creare contenuti utili e informativi. Un corpo sano è un invito per una mente sana. Scopri come mantenerlo con noi.